Eccomi, ma avevo lasciato qui la bacchetta del mio Scamander. Oddio, il libro Mostro dei mostri. L'hai presa tu? Un attimo, un po' di più. Sì, è lì dentro. Forse facendogli un po' di... Abbiamo recuperato. Eccola qui. La bacchetta di New Scamander. Ridiculous. Well done. Good job, Lisa. Ciao a tutti giovani maghi, streghe e babbani di ogni età. Oggi andremo a realizzare la bacchetta di New Scamander. È una bacchetta abbastanza lunga, circa 35 cm, si caratterizza dalla parte finale dell'impugnatura, che deve essere un po' concava con questo grigio metallizzato, poi vedremo come farla, e anche dalla parte in cui passa dall'impugnatura alla base lunga della bacchetta, che deve essere un po' scurita in questo modo. Come al solito vi chiedo di lasciarmi nei commenti se il video vi è piaciuto e anche le vostre preferenze per i prossimi video e tutorial. Pare che si sia calmato il mio libro Mostro più. Buono. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e guardate tutti i video precedenti. Iniziamo. Ecco, anche in questo video ho usato due bacchette sushi, tagliandone una e incollandola con la colla a caldo per ottenerne una più lunga. La bacchetta di New Scamander deve essere lunga circa 35 cm. Poi prepariamo il nostro solito mix di acqua e colla vinilica, l'acqua un pochino calda, mischiamo bene, deve diventare bianco come il latte e utilizziamo un primo foglio di carta Scottex, piegatelo in questo modo, bagnatelo e posizionatelo così come vedete. Questo perché la bacchetta di Scamander deve avere una forma abbastanza conica e in questo modo si otterrà la forma conica. Un secondo foglio piegato nello stesso modo per dare più spessore alla nostra bacchetta. Ecco, se vi avanza la parte finale la potete ripiegare, tanto la parte del manico dovrà essere abbastanza più spessa. Schiacciamo sempre bene per far uscire tutta l'acqua. Ecco, poi servirà mezzo foglio Scottex ripiegato a metà in questo modo che formi un piccolo quadrato. Questo per creare l'impugnatura, per creare maggiore spessore all'impugnatura della bacchetta. Ecco, arrotoliamo, però facciamo attenzione a non schiacciare la parte finale, perché la parte finale, come avete visto, deve fuoriuscire un po' dalla bacchetta e non la dobbiamo assolutamente schiacciare. Questa è la bacchetta asciutta, prendiamo la nostra misura perché sarà venuta un po' più lunga dei 35 cm e facciamo un taglio di questo genere. Quindi in quella parte non c'è il legno sotto, naturalmente, quello che vi dicevo, che dovrà essere una parte vuota della carta. Fatto questo, dopo averla tagliata, in questo modo creiamo lo spazio dentro, schiacciamo la carta con un bastoncino, io l'ho fatto con il retro del pennello. Schiacciamo bene in modo che si crei il vuoto fino a dove poi incomincia la bacchetta stessa. Lo riempiamo con la colla a caldo, però non deve essere totalmente pieno, la parte esterna deve rimanere un po' concava e per avere quell'effetto della bacchetta di Scamander di essere, diciamo, vuota nella parte finale, un pochino concava. Ecco, poi a circa 10-11 cm facciamo questo segno che sarà il margine dell'impugnatura. Lo possiamo fare bene con la matita in modo che ci crei proprio un margine che poi seguiremo anche per la colorazione.
Ecco, poi con un bastoncino, io ho usato uno spiedino praticamente, deve essere abbastanza sottile, e facciamo pressione in modo da creare una scanalatura. Questo darà un effetto molto più realistico all'impugnatura e al passaggio tra l'asta della bacchetta e l'impugnatura stessa, in questo modo. Ora possiamo cominciare a colorare. Iniziamo dal giallo con un po' di marrone. Io ho creato un colore abbastanza chiaro, mi piaceva farla così con un forte contrasto tra l'asta della bacchetta e l'impugnatura. Anche un po' più scuro viene molto bene, quindi questo decidetelo voi. Partiamo dal giallo in modo che poi possiamo scurire gradualmente. Arrivate fino al segno quindi che abbiamo fatto prima. Lasciamolo asciugare, un paio di mani, io ne ho date 2. E poi aggiungendo al colore stesso del marrone otteniamo una tonalità più scura. Marrone, io poi ho aggiunto anche un po' di rosso. In questo modo, per avere un marrone più bello, più tendente al rosso. E con questo coloriamo tutta la parte dell'impugnatura, sempre fino al margine. Ecco, facendo molta attenzione qui alla parte della congiunzione tra i due colori a rimanere sulla scanalatura. Ok, fatto questo, con il nero faremo la piccola sfumatura che sta proprio all'inizio dell'impugnatura, in questo modo. Anche qui dovete fare molta attenzione a non andare fuori e usare un pennello piccolo, poco colore, perché poi deve essere così, in questo modo un po' sfumato verso l'alto. E questa è una delle caratteristiche della bacchetta di Scamander, questa leggera sfumatura. Eccola qui, quasi finita. Ora ci manca soltanto la parte dell'incavo finale. Io ho usato un grigio metallizzato, ce l'avevo, ma qui potete anche usare un pennarello metallizzato, sempre un grigio metallizzato. Questa parte deve essere grigia. Anche qui dovrete dare 2 o 3 passate almeno, perché poi sulla colla a caldo la verniciatura è un pochino più difficile. Alla fine un piccolo ritocco con il marrone sopra il bordo. Ed eccola qui la nostra bacchetta di New Scamander. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciatemelo scritto nei commenti. Ciao!